Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, 6 secondi, una diretta molto veloce sarà questa sera diciamo, il termine, l'argomento di questo video sarà il messaggio telepatico. Voglio fare questa diretta perché mi è stato chiesto un nuovo video sul messaggio telepatico, quindi questo è diciamo, un pre-video che sarà una meditazione appunto per contattare qualcuno con la mente. Come contattare qualcuno con la mente? In passato troverete in descrizione già il video come contattare qualcuno con la mente. Farò il bis di questo video con una frequenza potenziante per la ghiandola pineale, quindi per quella ghiandola utile appunto per inviare il messaggio telepatico, e farò questa meditazione un pochino più lunga, quindi che dia il tempo di rilassarsi in maniera più profonda. Più siamo rilassati, più il messaggio telepatico viene inviato correttamente. Quindi questa è la prima cosa. Appunto, ci stavo pensando adesso, messaggio telepatico. Questa è una diretta improvvisata, il tempo di fare il titolo, come funziona il messaggio telepatico, e ho creato questa live, appunto. Allora, ci sono alcuni punti essenziali che ho già descritto nei miei video sul messaggio telepatico. Troverete in descrizione un paio di video, appunto. Uno legato all'allenamento telepatico, l'altro la meditazione stessa. Quindi, come prima cosa serve concentrazione. Serve concentrazione, quindi ricordiamoci che se siamo distratti, se siamo ansiosi, se siamo con la testa da un'altra parte, un messaggio telepatico non può essere inviato. Quindi partiamo da questa situazione qua. Quindi concentrazione, essenziale essere concentrati. Per rispondere già ad alcune domande che mi sono state fatte sul canale, sul video appunto di come mandare un messaggio telepatico, qualcuno mi ha chiesto: posso tenere gli occhi aperti? Posso visualizzare? Posso guardare una foto? Posso tenere in mano un oggetto? Potete fare ogni cosa che volete fare, perché non c'è una regola precisa. Funziona a prescindere, non c'è una regola precisa, basta che rimaniate concentrati. Quindi voglio provare a mandare un messaggio telepatico. Cosa devo fare? Sicuramente spengo le notifiche del cellulare, spengo le notifiche, spengo la televisione, spengo ogni distrazione possibile. Mi devo concentrare. Ritrovo la concentrazione, come posso fare? Posso fare una piccola meditazione, qualcosa ecco, che mi porti in uno stato di benessere, di pace. Io utilizzo la meditazione, per esempio. Poi la concentrazione, ora i video li ho già fatti, quindi non devo spiegare com'è la procedura è già descritta nei miei video, però voglio rispondere, voglio chiarire alcuni dubbi. Quindi devo trovare la concentrazione, questa è una cosa essenziale, e devo sapere a chi mandare questo messaggio anche, quindi anche questa è un'altra cosa importantissima, direi. Quindi trovo la concentrazione, ho il mio bersaglio, e anche qui, chi è il mio bersaglio? Se io scrivo un titolo, come ho fatto appunto sul canale, come contattare qualcuno con la mente, il 90% delle persone mi hanno detto: ma posso contattare una persona che non sia il mio fidanzato? Contattare qualcuno con la mente. Quindi qualcuno può essere un ex, può essere un datore di lavoro, può essere l'idraulico, può essere il postino, può essere il macellaio, può essere un amico, può essere un fratello, può essere chiunque vogliate. Non per forza deve essere un fidanzato o una fidanzata, un ex o un ex. Quando andiamo a contattare qualcuno con la mancanza, sicuramente sarà difficile anche trovare una concentrazione valida, magari, perché quando io andrò a contattare qualcuno con la mente, se non sono libero, ma magari ho tanta aspettativa, ho tanta ansia, ho tante cose per la testa, sarà molto più difficile inviare anche un messaggio telepatico. Quindi questo è importantissimo, veramente importante.
quando mi viene detto ho provato a mandare il messaggio telepatico a un mio ex ma non mi risponde, intanto eri concentrato? Concentrata? Sì o no? Perché tutto parte da questa consapevolezza. Se io non sono concentrato è inutile. Teresa di Cerbo, uno sconosciuto, chiunque, un messaggio energetico, un messaggio telepatico arriva a chiunque. E questa è la cosa bellissima. Quindi fondamentalmente si può inviare un messaggio telepatico a chiunque sulla faccia della Terra e probabilmente anche oltre. Probabilmente anche oltre. Però non voglio sperimentare oltre, quindi a me bastano tutte le persone sulla faccia della Terra. Quindi, 1. Concentrazione. Per trovare la concentrazione si possono usare degli audio come la mia meditazione per concentrarsi e mandare un messaggio telepatico, appunto. Quindi si può utilizzare un audio preregistrato, una meditazione che guidi verso il messaggio telepatico. Si può fare a occhi chiusi, a occhi aperti, a occhi socchiusi, guardando una foto, toccando un oggetto, pensando una rivista, pensando alla persona e basta, visualizzando questa persona, non visualizzandola ma chiamandola per nome e cognome. Fondamentalmente è l'intenzione che viaggia, l'intenzione. Quindi se io intendo anche contattare una persona che non conosco, ma so la sua mansione, so dove si trova, so cosa fa, so chi è, questo basta e avanza. È come io faccio Reiki, per inviare Reiki basta, io utilizzo un nome, un cognome, una data di nascita e questo già basta perché l'intenzione va dove deve andare. Quindi questo a posto. Poi, come funziona? Allora, io sono colui che invia. Vi è mai capitato di, non lo so, pensare improvvisamente a una persona? Ecco. Se voi pensate improvvisamente a una persona, probabilmente questa persona vi sta pensando, vi sta in qualche modo inviando un messaggio telepatico, che sia volontario o involontario. Naturalmente questa persona può decidere se richiamarvi o se ignorare anche il fatto di avervi pensato. Quindi, se io voglio contattare X persona, questa X persona magari mi pensa, poi non è detto che decida di ricontattarmi in qualche maniera. È normale, è umano fondamentalmente. Abbiamo tutti magari un lavoro, una famiglia, degli impegni. Mi viene in mente una persona X, io questa persona X, se sono libero e mi va di chiamarla, la chiamo. Se non sono libero magari mi passa di mente, quindi è normalissimo anche questo. Quindi un feedback non è detto di riceverlo. Questo è più che normale. È per quello che serve comunque consapevolezza, serve anche poca aspettativa. Ho chiamato il mio ex ma non mi considera. Ecco, se lo chiami al cellulare e non ti considera, magari anche un messaggio telepatico risulta poi inutile. Può darsi. Quindi c'è sempre quel famoso libero arbitrio. Io faccio quello che mi sento di fare quando ho voglia di farlo. Quindi fondamentalmente è questo. Però può essere molto utile un messaggio telepatico, può essere molto utile per chiarire, può essere molto utile per presentarsi, può essere molto utile per far capire alle persone chi siamo, per guidarci, per aiutarci ad entrare in alcune situazioni. Quindi fondamentalmente è capitato, come è capitato a me tantissimi anni fa, dovevo entrare in un'azienda a fare il mio lavoro come consulente, però dovevo comunque vincere una sorta d'appalto, ecco, come di consulenti ce n'erano altri in gioco. Quindi io mi misi la sera prima, provai a contattare questo direttore, mi immaginavo, poi su Facebook avevo visto che faccia avesse, quindi cercavo appunto di contattarlo e già la sera prima tramite messaggio telepatico ci ho parlato come fossimo amici. Il giorno dopo mi metto a sedere nel suo ufficio e lui la prima cosa che mi dice è: ma lo sai, mi sembra di conoscerti. Lo sai, mi sembra di conoscerti. Cioè è una cosa pazzesca, bellissima. Altro esempio, quest'estate sulla spiaggia, penso a un nome, avevo una persona che doveva tornare e il mio messaggio telepatico era:
Appena questa persona rientra, mi deve dire questo nome. Bellissimo, perché questa persona dopo un po' torna e mi saluta, ciao, bla bla bla, non mi dice quel nome perché non me lo dice, entra in acqua, si gira verso di me e mi fa, guarda, ti ricordi? E mi dice quel nome preciso. A distanza di 30 secondi, ecco, lui doveva semplicemente dirmi un nome e me l'ha detto 30 secondi dopo avermi visto. Quindi è qualcosa di istintivo che arriva, non arriva magari il messaggio per filo e per segno, però qualcosa di istintivo. Quindi ovviamente si può inviare messaggi più o meno precisi, ma quanto sono bravi coloro che ricevono? Perché comunque è sempre un istinto, bisogna affidarsi a un istinto. È quello. Dare delle frasi di supporto a una persona sicuramente gli arrivano e sicuramente gli fanno piacere, ma gli arriveranno istintivamente, non è che gli arrivano magari messaggi precisi se questo non è una persona magari abituata a meditare, se non ha il famoso terzo occhio aperto e quant'altro, ecco, quindi fondamentalmente sì. Come del resto è anche abbastanza inutile provare a manipolare le persone con i messaggi telepatici, in quanto esiste sempre il famoso libero arbitrio. Quindi anche il fatto di voler tornare per forza con il mio ex, provo a manipolarlo dicendogli questo, questo e quest'altro, c'è il rischio che non funzioni, perché comunque ogni persona sì può sentire un istinto, sì, ma decide come agire al meglio. Quindi questo sì. Altra cosa da dire in maniera essenziale, può far male la testa. Può far male la testa perché si va a stimolare una ghiandola che è nella testa, appunto, e quindi può darsi che ci sia un fastidio, un piccolo fastidio, in mezzo alla fronte. Se c'è quel piccolo fastidio, vuol dire che sta andando bene, vuol dire che state attivando quella precisa parte della vostra mente che sta lavorando, che sta appunto magari inviando proprio il messaggio telepatico, quindi fantastico, benissimo così. Quindi è una cosa naturalissima mandare un messaggio telepatico, è la cosa più naturale che esista sulla faccia della Terra. Se ci pensate bene, vi sarà sicuramente capitato di ricevere una chiamata di una persona che stavate appena pensando. È successo a tutti, a me succede costantemente. Penso ad una persona, un minuto dopo mi suona il telefono. Penso a una persona, mi risuona il telefono. Quindi ci sarebbe da capire se è questa persona che sta pensando a me, quindi per cui io ricevo il suo messaggio e poi mi chiama, o viceversa, io penso a questa persona e questa mi chiama. Questa è una cosa che succede a tutti, in qualsiasi momento della vita. Uno dice, cavolo, ci ho pensato proprio in questo momento, ti stavo pensando adesso. E tac, arriva la chiamata. È fantastico, è fantastica questa cosa. Quindi, visto che istintivamente già lo sappiamo fare, perché già sappiamo fare queste cose con l'istinto, tanto vale imparare a farle anche nella realtà, per facilitarci tante cose, per vivere in maniera più serena anche, per parlare con persone dal nostro punto di vista, quindi è fantastica questa cosa. Quindi, allora, facciamo un piccolo riepilogo, poi leggerò qualche vostro messaggio, vedo, siete molti, non sto ancora leggendo i messaggi, perché questo vuole essere un video di spiegazione, quindi se mi metto a salutare tutti poi mi picchiano. Allora, come primo punto, dicevo, serve concentrazione. Se io non sono abituato ad essere concentrato, sarà difficile mandare un messaggio telepatico, quindi serve concentrazione. Concentrazione si fa in molte maniere, utilizzando un mantra, utilizzando una meditazione, utilizzando la consapevolezza, semplicemente questo. Quindi a posto. Poi, occhi chiusi, occhi aperti, occhi socchiusi, occhi foto, quello, quell'altro, guardo un video. Allora, se sei concentrato, per me puoi fare qualsiasi cosa. Guardo una foto, basta che sei concentrato. Ho gli occhi chiusi, basta che sei concentrato e riesci a visualizzare magari questa persona, eccetera, eccetera. Quindi occhi chiusi, occhi aperti, sdraiato, in piedi, sotto, sopra, seduto, in piscina, al mare, non ce ne frega niente. L'importante è la concentrazione. Poi, come dicevo,
se questa persona che volete contattare non vi risponde, semplicemente può essere che o voi non siete stati buoni a inviare questo messaggio o l'altra persona non gli interessa ricontattarvi, semplicemente è questo. Ripeto, tante persone vengono stimolate, ho pensato a, ho pensato a X, ma fondamentalmente c'è quel famoso libero arbitrio che mi dice sì, vabbè, perché devo contattare una persona a cui non sto simpatico? Perché devo contattare un ex che mi ha lasciato? Perché dovrei ricontattare X persona che non conosco? Quindi ricordiamoci anche che magari un po' l'inesperienza quindi crea dubbio e altre cose, ma poi io decido chi ricontattare. Io decido chi ricontattare e questo deve essere chiaro, perché se voi inviate un messaggio e questo messaggio arriva anche, cioè, e poi mi venite a dire, ma no, non ha funzionato. No, no, magari ha funzionato, ma io scelgo di non chiamarti. Cioè, vediamo chi ha ragione poi alla fine. Quindi questo è importante, il libero arbitrio altrui. Poi, un altro punto, dicevo, può far male un pochino, può dar fastidio alla testa. Inizialmente chi non è abituato a utilizzare quella parte della mente potrebbe dare un pochino di fastidio alla testa. Se dà fastidio è sicuramente un segno positivo, vuol dire che state attivando quella parte del corpo, quella parte energetica, quindi è un benissimo, è un bene. Poi, come dicevo, è naturale, istintivamente già lo facciamo e lo sappiamo fare. Ci arrivano messaggi telepatici ovunque, noi siamo come delle grosse antenne. Quindi, essendo delle grosse antenne, prendiamo messaggi e mandiamo messaggi continuamente. È il famoso anche un pochino istinto, quella cosa che noi tendiamo a non usare mai, ma se impariamo a usare molto meglio l'istinto, vedremo e sentiremo cose molto più sottili, molto più fini appunto, che ci arrivano, persone che ci pensano, persone che ci vogliono bene, come persone magari non ci vogliono così bene, e sentiremo tutto. Quindi poi un'altra cosa importante da dire, l'energia non ha limiti. Quindi io posso contattare chiunque, ripeto, chiunque, conosciuto o sconosciuto sulla faccia della Terra, perché comunque l'energia non è che 30 metri, ma forse non prende, avvicinati 15 metri, forse funziona meglio. Quando io inizialmente facevo i miei esperimenti con persone, ho fatto anche esperimenti con persone in Francia, con persone in Spagna, dall'Italia, per vedere se appunto arrivava un istinto, qualcosa, un messaggio, una parola magari, ecco, un disegno, una foto, un colore, qualsiasi cosa. Quindi un pochino è questo. Poi, altra cosa importante, concentrazione, che è la prima cosa, e poi è l'intenzione. L'intenzione vuol dire, oh mio Dio, non stavo guardando la sua foto, gli sarà arrivato il messaggio? Oh mio Dio, non lo so, lo immaginavo biondo invece è moro, gli sarà arrivato il messaggio? L'intenzione sa a chi deve arrivare il messaggio. Quindi, come ho fatto l'esempio prima con il Reiki, nome, cognome, data di nascita. C'è una persona sola con quel nome, cognome e data di nascita? Sì. Allora la mia intenzione lo manda lì il messaggio, anche se non conosco la persona, anche se non so che faccia abbia. Essenziale anche questa cosa. Poi, per facilitare tutto, per esempio nella mia meditazione, come contattare qualcuno con la mente, io chiedo di visualizzarlo e visualizzarlo al meglio, ovviamente, soprattutto se c'è inesperienza, perché comunque ricordiamoci che l'esperienza, la pratica e l'esercizio mentale è alla base di tutto, anche della concentrazione. Quindi mi raccomando, cercate di essere flessibili, aperti, fate esercizi con persone che vi possono rispondere, non con persone che magari vi siete lasciati da un mese e magari non vi vogliono rispondere. Fate esercizi con persone che vi possono rispondere, che vi possono dare certezze, che vi possono dare feedback. E questo è il fatto. Quindi, un pochino dai. Credo di aver detto tutto, siamo
Siamo, sì, una ventina di minuti. Ora rispondo a qualche vostra domanda e poi vi saluto perché questo appunto è un video di spiegazione, non un video, una diretta, ecco. Quindi, Ilaria, sì, ti leggo, ciao. Vediamo. Condivido, grazie. Fiore di Loto, grazie, buonasera. Questione di allenamento. Provare nelle piccole cose, bravissima, infatti, è proprio così. È divertente anche provare con i nostri animali domestici, per esempio. Molto divertente, molto utile perché funziona con gli animali domestici, funziona veramente bene e potrebbe essere divertente. Ok, Nicoletta, come dicevo un secondo e mezzo fa, anche senza visualizzare, è l'intenzione che conta, quindi va bene lo stesso. Tiziana, buonasera, ecco qua. Recupido, sinceramente non mi sento di rispondere, non mi sento di rispondere a questa domanda, mi dispiace. Grazie a te Ilaria, vediamo se c'è qualche domanda, se no vi saluto e ci vediamo comunque domenica sera per la diretta che farò per il salotto virtuale, quindi domenica 21 se non faccio un errore, alle 21 parleremo di legge d'attrazione, come mantenere comunque alta questa vibrazione anche dopo aver chiesto e nell'attesa praticamente. Quindi fondamentalmente è questo. Allora, vediamo. È normale vedere dei segnali che mi riportano alla persona anche se questa non ti contatta? Senza un contesto io non posso dirti niente, anche questo. Nel senso può essere tutto normale come può essere tutta una, mettiamola così, passatemi il termine, una coincidenza. Purtroppo non lo posso sapere. Quindi, ok. Allora, io intanto faccio così. Vi ringrazio per la, diciamo, per questa diretta improvvisata. Grazie di essere stati con me questo pomeriggio, questo tardo pomeriggio. Ci vediamo comunque domenica sera per la diretta del salotto virtuale. Spero di aver chiarito alcuni dei vostri dubbi riguardanti il messaggio telepatico e vediamo un attimino in descrizione di questo video troverete già 2 video legati al messaggio telepatico. Presto ci sarà anche un terzo video con una meditazione un pochino più profonda, un pochino più lunga, con una frequenza che vada a stimolare proprio quella parte del corpo utile a mandare il messaggio telepatico, quindi per potenziare un pochino la situazione e ci vediamo presto, ci vediamo domenica. Quindi grazie a tutti, buona serata e come funziona il messaggio telepatico. A presto, ciao, buona vita a tutti.